Oggi vi faccio vedere come preparare miso ramen in 30 minuti. Gli ingredienti sono la carne macinata di suino, la cipolla, la carota, il cipollotto, i germogli di soia, l'olio di sesamo, il pepe bianco macinato, il brodo granulare di pollo, i noodles essiccati per il ramen, il brodo granulare di tonnetti essiccati, il sesamo tostato e macinato, shichimi togarashi che sono 7 spezie giapponesi, il grattugiato di aglio e di zenzero, il burro e il miso. Questa è la ricetta da una porzione. Abbiamo 20 g di carote e le tagliamo a julienne. Abbiamo 10 g di cipollotti, li tagliamo sottili la parte verde quanto basta per mettere alla fine, il resto li tagliamo in diagonale un po' più grossolanamente. Abbiamo una cipollina piccola che pesa 50 grammi, eliminiamo sotto e sopra e tagliamo la metà e eliminiamo la buccia. Se tagliamo la cipolla tagliando per rompere la direzione di fibra, si cucina prima, invece tagliando seguendo la direzione di fibra possiamo avere più consistenza. Per questa ricetta tagliamo via di mezzo, cioè in diagonale, larga circa mezzo centimetro. Il trucco di miso ramen in 30 minuti è utilizzare il brodo granulare di pollo. Questo che vedete è molto conosciuto in Giappone ed è possibile acquistarlo online in Italia, facendo la ricerca il brodo granulare di pollo giapponese. Mettiamo un piattino sulla bilancia digitale e aggiungiamo 6 g di brodo granulare di pollo. Cariamo la bilancia e mettiamo anche 3 g di brodo granulare di tonnetti essiccati. Anche questo si può trovare online in Italia, fate la ricerca da Shinomoto, oppure il brodo granulare di tonnetti essiccati. E prepariamo 5 g di grattugiato di aglio e 5 g di grattugiato di zenzero, 40 g di akamiso che è il miso color rossiccio. Va bene anche il shiro miso che è il miso color chiaro. 70 g di carne macinata di suino. Questa l'ho presa in un supermercato, quindi non so quale parte, ma se la compro in macelleria chiedo al macellaio di macinare la coppa. 80 g di germogli di soia. Tutti gli ingredienti e le dosi come al solito lascio nella descrizione. Nella padella wok mettiamo 2 cucchiaini di olio di sesamo, cioè 10 g. Accendiamo il fuoco al medio alto. Sulla sinistra potete vedere che sto preparando acqua calda abbondante nella pentola. Quando comincia a scaldare l'olio mettiamo carne macinata. Quando comincia a cambiare il colore della carne abbassiamo il fuoco e facciamo uscire il grasso dalla carne e aggiungiamo grattugiato di aglio e grattugiato di zenzero. Quando si sente il profumo di aglio e di zenzero aggiungiamo le carote e le cipolle. Alziamo il fuoco a medio alto. Dopo circa un minuto di saltata aggiungiamo il miso. Dopo averlo mescolato con gli altri ingredienti, aggiungiamo i cipollotti tagliati grossolanamente e i germogli di soia e mescoliamo finché non saranno meno croccanti con sempre il fuoco vivace. Aggiungiamo 300 ml d'acqua, il brodo granulare di pollo e il brodo granulare di tonnetti essiccati. Facciamo bollire questa zuppa. Nel frattempo cominciamo a lessare 100 g di spaghetti cinesi per il ramen mettendo nell'acqua bollente non salata.
Di solito per fare il ramen uso gli spaghetti di questa confezione che trovo in un negozio di alimentari orientali. Potete anche sostituire con gli spaghetti italiani, lessando con il sale e il bicarbonato nell'acqua calda. E nel video che si chiama Shoyu Ramen sto spiegando e casomai andate a guardarlo e il suo link lascio nella descrizione. Tornando dove eravamo prima, dopo aver immerso gli spaghetti nell'acqua, metto il timer e nel mio caso sono 7 minuti. E li mescoliamo ogni tanto per evitare che si attacchino tra di loro e si attacchino sul fondo della pentola. Non vi ho detto prima, ma il fuoco della zuppa con la padella wok, una volta bolle, abbassiamo al medio-basso. Aggiungiamo un po' di pepe bianco macinato. Controlliamo la cottura delle carote e dei germogli di soia, assaggiando loro pezzi. Devono rimanere un po' croccanti, ma sono ancora troppo croccanti e non cotti, quindi continuo la cottura sempre con il fuoco al medio-basso o basso. E li assaggio dopo 1 o 2 minuti e ora sono cotti lasciando ancora loro croccantezza. Allora spengo il fuoco momentaneamente della zuppa. Quando mancano circa 40 secondi dalla fine cottura degli spaghetti, riaccendiamo il fuoco della zuppa e scaldiamo l'interno della ciotola di ramen mettendo un po' d'acqua di cottura. Dopodiché la eliminiamo bene dalla ciotola. Noi giapponesi ci teniamo tanto che il piatto di zuppa tipo gli udon, la soba e il ramen siano belli caldi e entrando in un ristorante se arriva il ramen che non sta uscendo il fumo dalla ciotola è davvero deludente per noi. Sono cotti gli spaghetti e li scoliamo e li sgoccioliamo e li mettiamo nella ciotola. Li sistemiamo velocemente con i bastoncini e mettiamo tutta zuppa sugli spaghetti. Mettiamo i cipollotti tagliati sottili parte verde, 10 g di burro, ancora un po' di pepe bianco macinato a vostro piacimento, un po' di sesamo tostato e macinato e un po' di shichimi togarashi che sono 7 spezie giapponesi. Ecco il nostro miso ramen in 30 minuti è pronto! Alcuni di voi che mi seguite anche su Instagram sapete che stavo facendo delle prove per stabilizzare la ricetta di miso ramen. Facile e veloce, ma buonissimo stesso tempo, da potermi emozionare. Perché è una ricetta che non riesce a convincermi, non voglio farla uscire sul mio canale. E credo tanto che se faccio una ricetta che possa emozionarmi, può emozionare anche altre persone. E sono molto soddisfatta di questa videoricetta perché questo miso ramen è davvero buono. Ed è abbastanza rispecchiato al miso ramen di Isola di Hokkaido del Giappone, dove è nato il miso ramen. Ora vi faccio vedere come si mangia il ramen in un modo corretto e tradizionale che dura dalla nascita di ramen in Giappone, cioè più di 110 anni fa. Chi vuole approfondire, guardate il mio video che si chiama La storia del ramen, quale sto spiegando come è nato il ramen giapponese e dove sono nati vari tipi di ramen e come si sono sviluppati. Itadakimasu significa riceviamo questo piatto ringraziando per tutti gli ingredienti, tutti i produttori e chi ha cucinato per noi. Prendiamo gli spaghetti con i bastoncini e sono caldissimi, quindi per non bruciare la bocca li soffiamo bene e aspiriamo sonoramente gli spaghetti.
Facendo così non si brucia la bocca e possiamo mangiarli senza arrotolarli prima, solo con i bastoncini. Ci sono tante gioie nella mia vita e una di queste è mangiare il ramen, che è il mio piatto preferito. Quando mangio buonissimo e caldissimo ramen, soffiando e aspirando sonoramente, dimentico tutto il resto del mondo ed è una sensazione bellissima e rara. Io vivo in Italia da tanti anni e una delle cose che mi mancano del Giappone è il ramen. Per me il ramen è un simbolo della felicità e per questo che ci tengo di poter preparare a casa senza dover stressarmi impiegando tante ore. Se andate a guardare il playlist del ramen sul mio canale potete trovare numerose videoricette del ramen che non vi scoraggiano a preparare e il link della playlist del ramen lo lascio nella descrizione. Questo video termina qui, se vi è piaciuto potete lasciare un like o un commento per farmi sapere cosa ne pensate. E se non volete perdervi i prossimi video potete iscrivervi al mio canale cliccando sul pulsante iscriviti qui sotto e cliccando l'icona della campanella riceverete il avviso del prossimo video appena postato. Ci vediamo presto con la prossima videoricetta. Ciao a tutti! ごちそうさまでした。